Man mano che andiamo avanti con l'avventura di questo canale, mi rendo sempre più conto che ci sono una serie di cose che ho sempre dato per scontate, per la verità anche con i miei clienti, che in realtà non lo sono affatto. Ed è proprio grazie ai miei clienti che mi sono nel tempo reso conto di questa cosa, ovvero ogni volta che vado da qualcuno di loro per fare una ottimizzazione della rete senza fili, rimangono sbalorditi vedendomi aggiustare un determinato parametro e vedendo che a seconda di come questo viene impostato, la portata della loro rete aumenta, può aumentarne la velocità oppure possono diminuire i disturbi. Tuttavia non avevo mai pensato di portare questo contenuto in un video fino proprio all'altro ieri, quando un cliente mi ha chiesto: ma hai mai parlato sul tuo canale di questo parametro, di come configurarlo e dei vantaggi che può dare? Beh, la risposta fino ad oggi era no, ma a questo punto non vedo l'ora di rimediare insieme a te. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Il parametro misterioso di cui voglio parlarti oggi è quello che ci consente sul nostro router di attivare la possibilità di far trasmettere la nostra rete Wi-Fi su due bande di frequenza diverse. Ho notato che la maggior parte delle persone sa che esistono queste due bande di trasmissione che sono 2,4 GHz e 5 GHz, ma in realtà non conosce la differenza tra l'una e l'altra. Questo è un parametro che è presente praticamente su tutti quanti i router e di solito risulta essere già attivo. Lo troviamo sui router della Telecom, lo troviamo sui router di Fastweb e lo troviamo sui router di Vodafone, ma non manca sicuramente anche su tutti gli altri. Tuttavia, scegliere la corretta banda di frequenza a seconda della situazione che hai nella tua casa, nel tuo ufficio o ovunque utilizzi una rete Wi-Fi può fare una differenza sostanziale ed abissale nell'utilizzo di internet. Andiamo a vedere come. Nello schemino che ti sto mostrando, per la prima volta posizionato in alto a sinistra sul tuo monitor, possiamo vedere già a colpo d'occhio una prima fondamentale differenza tra una rete che opera sulla banda a 2,4 GHz ed una che opera sulla banda a 5 GHz, e cioè la maggiore portata dei 2,4 GHz. Che cosa significa questo? Che se per caso il tuo computer si trova molto lontano rispetto al router, oppure che se ci sono troppe barriere tra il computer e il router, come ad esempio dei muri, ti converrà sicuramente utilizzare una rete a 2,4 GHz, perché potrai notare che una rete a 5 GHz perderà il segnale mano a mano che ti allontani dalla sua fonte, cioè sempre dal router, in maniera quasi esponenziale. Ma allora una rete a 2,4 GHz è meglio di una a 5 GHz? No, perché anche quest'ultima ha i suoi vantaggi. Il primo vantaggio di una rete a 5 GHz è la sua velocità. Una rete a 5 GHz è decisamente più veloce rispetto ad una a 2,4 GHz. Se quindi sarai un gamer, oppure se hai bisogno di scaricare grossi volumi di roba, o ancora se vuoi utilizzare uno streaming, molto probabilmente la rete a 5 GHz è quella che fa per te, a patto di essere sufficientemente vicino alla fonte del segnale. Un altro vantaggio inoltre della rete a 5 GHz è quella di essere decisamente meno occupata da altri router limitrofi e di essere anche molto meno soggetta ad interferenze, come vedremo tra un attimo. Ragion per cui, se il tuo problema è che nella tua zona ci sono troppi router e riesci a stare abbastanza vicino al tuo, sicuramente la rete a 5 GHz ti offrirà degli ulteriori vantaggi. Bene, da una nuova collocazione provvisoria posso finalmente mostrarti le differenze all'atto pratico tra queste due bande. Come puoi vedere nel mio studiolo ho creato due reti. Una si chiama rete a 2,4 GHz, che è quella a cui sono connesso in questo momento, e l'altra si chiama rete a 5 GHz, in modo da renderle facilmente distinguibili. Se mentre sono connesso alla rete 2,4 GHz vado sul tasto Start, apro le impostazioni, mi porto su rete ed internet e vado a guardare le impostazioni di rete avanzate,
aprendo la finestra di proprietà hardware e connessione, scendendo fino in basso, posso vedere che la mia rete attuale a 2,4 GHz, lo ricordo, ha una velocità di 130 megabit per secondo. Quindi rete a 2,4 GHz, 130 megabit per secondo. Ma che cosa succede se cambio rete e mi sposto sulla rete a 5 GHz? Diamo il tempo al computer di effettuare la connessione, dopodiché andiamo a riaprire questa pagina per vedere se è cambiato qualcosa. Quindi torniamo nuovamente nelle proprietà hardware e connessione, scendiamo fino in fondo e ci accorgiamo che la velocità è aumentata fino a 585 megabit per secondo. Ma sarà vera questa cosa? Beh, facciamo una bella prova del 9. Durante la transizione mi sono ricollegato alla nostra rete a 2,4 GHz ed ora apro il browser e lancio uno speed test. Apriamo il sito di Ookla, lanciamo lo speed test e aspettiamo un minutino che termini. Ecco fatto, il test è terminato e i risultati sono di 21,28 megabit per secondo in download e 36,44 megabit in upload. Colleghiamoci adesso alla rete a 5 GHz, che è scomparsa nel frattempo. Eccola qui. Connetti. Attendiamo che si riconnetta tutto quanto, dopodiché apriamo una seconda scheda sempre con uno speed test e lo lanciamo. Aspettiamo ancora un minutino. Beccato con le dita, anzi per la precisione con il cucchiaino nella marmellata. Come puoi vedere, la differenza è letteralmente abissale. Abbiamo 145 megabit per secondo in download e la bellezza di 200 in upload, a fronte, te lo ricordo, dei 21,28 e 36,44. Un'altra cosa che avevo pensato di farti vedere, come dimostra anche la presenza di questa iconcina in quest'angolo qui, è quanto sia in realtà semplice buttare giù oppure attaccare una rete a 2,4 GHz, anche utilizzando uno strumentino stupido come questo che ti sto mostrando, che risponde al nome di Flipper Zero ed è sostanzialmente una piccola macchinetta tuttofare per hacker. Ho pensato però anche che YouTube è particolarmente sensibile a questi argomenti e quindi sarà meglio evitare, anche perché siamo appena usciti dalla fase di sorveglianza speciale. Quello che però ti riassumo senza dubbio è il fatto che una rete a 5 GHz intrinsecamente è un po' più sicura rispetto a una rete a 2,4 GHz. Bene, spero davvero che questo video ti sia utile per scegliere la banda ottimale per il tuo wifi, domestico o di lavoro che sia. Ti sarei anche molto grato se mi facessi sapere nei commenti le tue impressioni e se eventualmente hai fatto alcune prove e come sono andate. Ma veniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Claudio Mazzacani e a Nino Sirianni, che si sono riabbonati al nostro club dei gentiluomini, e quindi vi do il bentornati a bordo, anche se so benissimo che non siete mai scesi. Ma un altro ringraziamento va assolutamente fatto ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.